Salve a tutti, oggi vi presento un esperimento abbastanza facile da realizzare, ma secondo me molto istruttivo. Si tratta di un tachimetro, ossia di uno strumento che serve per misurare la velocità. Le applicazioni possono essere svariate, io nello specifico l'ho utilizzato per misurare la velocità di rotazione del mandrino della mia macchina CNC. Premetto che si tratta di un esperimento che ha il solo scopo didattico di illustrare il principio di funzionamento di questo dispositivo, quindi non ha nessuna pretesa né di affidabilità e tantomeno di precisione, però ritengo che sia comunque un esperimento molto interessante. Andiamo quindi a vedere di cosa si tratta. Iniziamo dunque a vedere i componenti utilizzati in questo progetto. Innanzitutto abbiamo un Arduino. Questo è un modello nano che è quello che utilizzo più spesso nei miei progetti. È comodissimo in quanto le dimensioni sono molto ridotte e in più dispone già delle due file di contatti sotto che permettono di inserirlo direttamente sulla breadboard. Questo ci permette di realizzare dei collegamenti molto più corti e quindi più affidabili. E il risultato finale è quindi molto compatto e anche gradevole esteticamente. Abbiamo poi un display, che in questo caso è un display OLED da 1,3 pollici. Si tratta di un display grafico da 128x64 pixel, di quelli con interfaccia seriale di tipo I2C. Devo dire che per questo progetto sarebbe andato benissimo anche qualsiasi altro tipo di display, come per esempio i classici alfanumerici da 2 righe per 16 caratteri, ma mi era appena arrivato questo nuovo e così ne ho approfittato per provarlo. Il terzo componente è un sensore infrarossi a riflessione. Questi sensori sono costituiti da due elementi. Abbiamo un elemento emettitore che consiste in pratica in un diodo LED a infrarossi che emette quindi un fascio di luce non visibile a occhio nudo. Quando l'oggetto si trova di fronte al sensore, la luce viene riflessa e va a colpire il secondo elemento, ossia un fototransistor, che lascia passare una corrente proporzionale alla luce ricevuta. Questa corrente viene poi convertita tramite un comparatore in una tensione 0,5 volt, ossia in un segnale logico di tipo TTL, che possiamo poi prelevare dal piedino d'uscita del sensore. Qui abbiamo un trimmer che serve per la taratura, in modo da adattare la sensibilità del sensore alle varie situazioni di utilizzo. Ora, prima di proseguire, volevo soffermarmi un attimo a illustrare meglio il funzionamento di questo dispositivo, perché ha degli aspetti abbastanza interessanti. Vado quindi ad alimentarlo tramite i 5 volt provenienti dall'Arduino e come prima cosa potete vedere il LED emettitore che si accende. Ovviamente questo non è visibile a occhio nudo, ma è dovuto al fatto che la telecamera è sensibile anche ai raggi infrarossi. In questo caso però torna molto comodo perché possiamo vedere chiaramente che il dispositivo sta funzionando. Sul retro della scheda c'è invece un normale LED rosso. Questo serve durante le operazioni di taratura perché dà un'indicazione visiva immediata dello stato dell'uscita. Vedete che se avvicino lentamente il sensore al piano, ad un certo punto il LED si accende. Questo vuol dire che si è raggiunta la soglia di intervento che ho impostato tramite il trimmer. Fate solo attenzione che l'uscita è invertita rispetto all'indicazione, quindi quando il LED è acceso l'uscita è a 0 e quando il LED è spento l'uscita è a 5 volt. Ora, la cosa interessante è che il sensore non è solo in grado di rilevare la presenza di un oggetto, ma anche di discriminare se questo oggetto è più o meno riflettente. Vedete che se passo sotto il sensore un oggetto nero, il LED si spegne, questo perché la luce riflessa è molto inferiore rispetto alla superficie bianca. Questo è in pratica il principio su cui si basano quei robot che si muovono seguendo una striscia nera sul pavimento. Sfruttando questa caratteristica, si possono realizzare molto semplicemente degli encoder per stimolare il sensore. Basta infatti realizzare una striscia di carta con delle bande alternate bianche e nere e muovendo questa striscia sotto il sensore otterremo in uscita un treno di impulsi la cui frequenza è proporzionale alla velocità a cui la striscia si sta muovendo. Vedete che se io la sposto il LED si accende e spegne in corrispondenza delle bande bianche e nere. Poi, contando questi impulsi in un periodo di tempo ben preciso, per esempio per un secondo, si potrà calcolare la velocità. Ovviamente allo stesso modo si può realizzare un disco
Il principio di funzionamento è lo stesso, solo che in questo caso andremo a misurare la velocità di rotazione, ed è proprio ciò che farò in questo caso specifico. Passiamo ora a vedere il circuito elettronico. Questo è lo schema generale che, come potete vedere, è abbastanza semplice. Sono in pratica soltanto 5 connessioni. Andiamo a vederle una ad una. Questa marrone è praticamente la connessione di massa, ossia il GND. Questa molto semplicemente va collegata ai piedini GND presenti sia sull'Arduino che sul display che sul sensore. Abbiamo poi in rosso la linea 5 volt. Questa serve per l'alimentazione del sensore e andrà collegata al piedino 5V dell'Arduino e al piedino VCC sul sensore. Il display invece necessita di 3,3 volt. Quindi per l'alimentazione utilizzeremo il piedino 3,3 dell'Arduino che andrà collegato al piedino VCC del display. E poi ci sono le connessioni I2C, SCL ed SDA che andranno collegate rispettivamente al piedino A5 e A4 dell'Arduino. E per finire c'è l'uscita del sensore, il piedino out, che andrà collegato al piedino D5 dell'Arduino, che corrisponde a uno dei timer interni che utilizzeremo per il conteggio degli impulsi e quindi per il calcolo della velocità. Qua vediamo nuovamente il collegamento generale e infine una possibile disposizione sulla breadboard. Questo è come l'ho realizzato io, ovviamente si può fare in tanti modi diversi, l'importante è rispettare i collegamenti che abbiamo visto nello schema circuitale. Procedo quindi con la realizzazione pratica. Utilizzo una breadboard di quelle piccole, tanto è sufficiente per questi, devo montare solo 2 componenti. Vado a posizionare prima l'Arduino mettendolo così con la presa USB a destra in modo da averla libera e accessibile, e a fianco posiziono lo schermo OLED. Come vedete la scheda è perfetta per questi 2 soli componenti. Ora vado a riportare le linee di alimentazione 3,3 volt GND sui 2 rail di alimentazione presenti ai lati della scheda, quelli indicati dalle linee rosse e blu. Utilizzo quindi dei cavetti di cavo rigido tagliati a misura per effettuare dei collegamenti compatti, e vado a riportare la linea 3,3 volt sulla linea rossa e il GND sulla linea blu. Poi dall'altra parte utilizzerò le stesse linee per portare l'alimentazione al display OLED, quindi blu al GND e rosso al VCC. Attenzione alla polarità ovviamente. E ora devo collegare le linee del protocollo I2C che andranno collegate ai piedini A4 e A5 sull'Arduino e a SCL ed SDA dello schermo OLED. Collego prima la linea SCL, ossia A5, e poi a seguire SDA che andrà al piedino A4. Faccio una verifica per vedere che sia tutto corretto. Dunque positivo, negativo, SCL, SDA, sembra tutto in ordine. Ora devo collegare il sensore. Per fare questo questo non andrà montato sulla breadboard perché ovviamente dovrò andarlo a montare vicino all'utensile della CNC. Utilizzo quindi dei cavetti abbastanza lunghi, collego il rosso al VCC, il grigio al GND e l'arancione al piedino d'uscita. Poi vado a collegare gli stessi cavetti sulla breadboard. Collego il grigio utilizzando il rail del GND. Il positivo, attenzione, perché non andrà collegato alla linea rossa in quanto per questo servono i 5 volt e non i 3,3. Devo quindi collegarlo al piedino 5V sull'Arduino. E per finire collego il terminale d'uscita, ossia l'arancione, al piedino D5. Ora i collegamenti sono terminati, devo andare a fissare il sensore accanto all'utensile della CNC.
Bene, ho realizzato una piccola L d'alluminio tramite la quale ho fissato il sensore e ho attaccato alla ventola dell'elettroutensile il disco che vi ho mostrato in precedenza. Poi dopo una taratura che è stata, devo dire, abbastanza problematica, il risultato è questo: abbiamo gli impulsi in uscita che corrispondono alla rotazione dell'utensile. Devo dire che questa taratura è abbastanza difficile perché questo trimmer non è facilmente dosabile. Sarebbe stato molto meglio se avessero utilizzato un trimmer multigiri. Mi sono dovuto aiutare per la taratura con l'oscilloscopio. Vedete qua che ho cercato di regolare il trimmer per avere in uscita un treno di impulsi abbastanza regolare, ma il punto preciso per ottenere questo risultato è veramente molto difficile da centrare. Comunque sono riuscito, dopo vari tentativi, a ottenere questo risultato. Vedete che ora sto variando la velocità di rotazione dell'utensile e la frequenza degli impulsi varia di conseguenza. Bene, ora non resta che installare il firmware per far funzionare il dispositivo. Io ho realizzato un piccolo sketch che ho caricato su GitHub. Potete scaricarlo direttamente da questa pagina github.com/esperienze elettroniche/rpm counter. Cliccando su code, poi download zip, viene scaricato questo file che contiene una cartella rpm counter master, dentro la quale c'è un'altra cartella rpm counter. Questa va copiata nella cartella di lavoro degli sketch di Arduino e dopodiché si può aprire lo sketch direttamente da qua. Lo sketch utilizza la libreria U8G2lib, che è praticamente la libreria che consente di utilizzare vari tipi di display, tra cui quello che ho utilizzato per questo progetto. Se non l'avete installata, basta andare in sketch, include libreria, gestione librerie e fare una ricerca scrivendo qua U8G2. La libreria da installare è questa qua, U8G2, quindi installa. E chiudi. Ora si può procedere con la compilazione e col caricamento dello sketch su Arduino. L'ho già collegato e ho impostato la porta seriale correttamente, quindi faccio carica. Per la compilazione sono richiesti alcuni istanti, dopodiché lo sketch verrà caricato e il dispositivo sarà pronto all'uso. Ecco fatto, il caricamento è completato. Adesso posso finalmente fare la prova pratica per verificare se il progetto funziona. Ho ricollocato il dispositivo vicino alla CNC, vado ora a mettere in funzione l'utensile. Bene, quindi il progetto funziona, come vedete la lettura non è precisissima, è un po' altalenante. Questo è dovuto sia al fatto che la velocità di rotazione dell'utensile non è proprio costante, ma anche al fatto, secondo me, che il sensore, come avete visto, la taratura è piuttosto problematica, quindi la rilevazione degli impulsi non è proprio precisissima. Però devo dire che nel complesso il risultato è in linea con quelle che erano le mie aspettative, quindi sono molto soddisfatto. Bene, con questo io ho concluso, spero che il video sia stato interessante, che vi sia stato utile, fatemelo sapere nei commenti anche in caso contrario e vi aspetto alle mie prossime realizzazioni. Ciao a tutti!